Quello che vi chiedo è di alzarvi anche voi. Dobbiamo vedere come sfruttiamo un attimo con i gruppi. Allora, vi chiedo, vediamo se ci stiamo, di mettervi, di formare un cerchio, dandovi le spalle, toccandovi con, allora, ok, spalla a spalla e un cerchio. Un cerchio chiuso. Ok. Ci siete? Ci siete, ok. Voi siete un bel gruppo adesso. Insieme, dai lì. Abbiamo ancora l'altra insegnante. No, aspetta. Ah, sì, certo. Allora, siete dal gruppo, insieme, dai lì. Tutto bene? Volete provare a girare su voi stessi? A star fermi? Come volete voi? Ok, vi guardate un attimo in faccia. Bene, giratevi di nuovo. Sempre attaccati spalla a spalla e quello che dovete fare è rimanere uniti. Il compito che vi do è rimanere uniti. Posso parlare? Posso entrare? Così facile. Tomare un barco. Siete un bel gruppo unito, come sono belli. Belli attaccati. Trovo un barco o sto pensando a un'altra soluzione? Ci sarà qualche punto debole da qualche parte? Posso Non è stato di stare spalla a spalla. Posso entrare? Non posso spostare. Posso entrare? No, negativo. Posso entrare? Mi faresti un piacere. Avrei bisogno. Avrei bisogno di entrare. Cosa fai? Posso? Se stai come stiamo noi, sì. Posso? Grazie. È difficile però. E poi là, è entrata una persona nuova. Ma a voi non è stato chiesto nulla, si poteva entrare o meno. Com'è? Va bene? Sì. È stata brava, non vi ho dato la consiglia di non dovete farla entrare. Niente, su che potete tornare a seduti. Niente, mi è stato detto. Però, com'era star fuori? Cercare dove andare, chiederci, posso entrare? Cos'era difficile? Difficile è l'approccio con persone imbarazzante, per chiedere una cosa che insomma sai che non è facile. È chiaro? E dire di no? Perché non ti sentivi libero di fare una cosa diversa, E vi siete semplicemente attaccati per 30 secondi? Quanto? Pensate alla difficoltà all'interno di una classe, di un gruppo creato con le sue dinamiche, in cui c'è la vittima che cerca in qualche vittima, chiamiamola la potenziale vittima, magari un bambino con più difficoltà relazionali, che magari non neanche la lingua, magari non sa nemmeno come posso chiedere
se posso entrare, devo forzare, si passi da sotto. Quindi poi ci sarebbe stata anche la difficoltà di allora adesso devo come passo da sotto? Perché non posso. L'idea di è un'imposizione dall'alto, no, non posso far entrare nessuno perché magari è vero la dinamica è quella, c'è il leader carismatico, no, della classe, che se io faccio amicizia o mi faccio vedere con quell'altro sfigato, no, allora meglio che non mi faccio vedere, non mi sposto. Perché l'hai fatta entrare? Perché mi faceva pena, cioè nel senso che mi dispiaceva dirlo di no, perché non era il mio carattere quello di non far entrare una persona in un gruppo, però ecco, sostanzialmente mi faceva proprio pena anche il fatto che dicessi ma io vorrei tanto entrare, cioè. Io cerco di fare. Sì, infatti, ma mi piacerebbe tanto, insomma sì. Ho cercato proprio di fare il video. Però mi sono sentita anche in dovere di chiedere agli altri, e questo è anche particolare. Non l'ha chiesto? Sì. L'ha chiesto? Ah, no, non l'ho sentito. Anche? Sì. Non so se l'ho proprio chiesto, No, no, l'ha chiesto. non l'ho chiesto. Ho detto solo se entri mettendoti come no. Sì. Quindi comunque se entrano nel gruppo rispettando la regola. La dinamica qui cioè ci deve essere quello, dobbiamo essere così e se entri nel gruppo devi essere come noi. Vedete come sono delle dinamiche praticamente inconsce. Ma veramente? Perché no, certo, entra qualcuno, sicuro che lo fa. Soltanto perché una qua mi ha detto dobbiamo rimanere attaccati, adesso cosa faccio? Non faccio entrare, non mi sposto un attimo, mi faccio entrare qualcuno. È la questione della... È importantissimo il gruppo per noi, siamo animali sociali, è fondamentale, ci adattiamo immediatamente alle regole. Per la maggior parte delle persone è un'intuizione, capire qual è la regola, come comportarsi, basta poco, ti guardi intorno, capisci dove devo stare seduto, come devo comportare, cosa devo fare. Non per tutti è così, quando c'è una difficoltà nelle relazioni personali, nel capire la lingua, tra virgolette, di queste relazioni, che devo fare? Come mi muovo? Allora il bullo le impone le proprie regole, trova la soluzione imponendo le proprie regole, e la vittima è chi non riesce ad adeguarsi abbastanza, chi non le capisce subito, chi è il più lento a reagire rispetto ai cambiamenti di queste regole, perché a volte cambiano all'improvviso. Non ho potuto fare un'altra cosa, per cui quando sono una campanella, quando dico questa parola, voi dovete girare. Avrei potuto dire soltanto che alcuni di voi, gli altri si sarebbero trovati all'improvviso a non capire più la regola del gruppo. Quindi come si crea lo spirito di gruppo? Se vedete è un attimo, volendo è un attimo, ma è anche un attimo romperlo. Si fanno attività insieme, ma ripeto, non è il solo li mettiamo nello stesso tavolino. E allora ragioniamo un attimo di quali sono i ruoli all'interno di quel tavolino, come è stato. Avete fatto ieri una ricerca insieme, come è stato? È stato facile, è stato difficile, siete andati d'accordo, magari per bambini che non lavorano insieme di solito, chi ha fatto cosa? Dare dei momenti di riflessione, prendersi un attimo in cui parlare e riflettere, in cui loro, come si diceva prima, è lo stesso discorso del decidere le regole, hanno uno spazio per parlare, uno spazio per esprimersi, tutti. Anche il bambino timido, anche chi ha difficoltà, e magari in quel momento può trovare anche la capacità di dire io ho fatto fatica, e poter dire io ho fatto fatica lascia aperta la possibilità di esprimere qualcosa di più, non soltanto è tutto bello, tutto va bene.
Questo si può fare pubblicamente, cioè In questo caso sì, perché non diventa un lavoro sul ho visto che Marta, abbiamo trovato Marta, hai spinto Elisa mentre andavamo in palestra. Diventa magari Marta che lavora in un altro gruppo e allora quali sono le difficoltà all'interno di quel gruppo, se ci sono, o Elisa nell'altro, diventa un lavoro generale, non sull'episodio ma sulla relazione che si crea all'interno della classe. valutazione cooperativa alla fine. Infatti quando io parlavo di attività di gruppo era perché parlavo che comunque dopo c'era un discorso di condivisione e comunque lavorando da anni con questo tipo di al di là del confronto comunque mi sono resa conto che un bambino che magari fa fatica a relazionarsi all'interno di un gruppo che può essere sia di gioco che di attività di pratica precisa è faticoso anche parlarne. Io sono una cosa che lo scrivono più facilmente, cioè la scrittura, io con qualche bambino che non riusciva, sono riuscita a capire il perché, dando loro dopo una conversazione, dopo un dialogo, dopo un confronto di gruppo, adesso però ognuno può dire qualcos'altro ed è uscito in maniera scritta più che un Perché confronto. è il senso di colpo che dicevamo prima, la difficoltà di tirare fuori un vissuto, ma l'adulto mi può capire. Nella mia, allora vedo che prendono in giro anche altri bambini, dov'è l'input? Cioè perché io sto così male, allora sono io che sbaglio a stare così male. O quali possono essere le parole per dirlo a qualcuno che sto così male. Mi è fatto venire in mente, ho cercato di costruire comunque un'insegnante di matematica americana che aveva come tecnica quella di chiedere una volta alla settimana un piccolo diario ai suoi alunni dicendo se avevano litigato con qualcuno, con chi andavano più d'accordo, comunque fare ma 3 righe veramente, mettere solo i 3 nomi di quelle che erano le dinamiche della classe in quel momento. Quindi